Bene ragazzi, buongiorno, benvenuti per l'ennesima volta e spero che questa sia l'ultima lezione sulle signorie, gli stati regionali italiani, le guerre d'Italia che purtroppo finiscono con l'invasione delle potenze europee che vengono a conquistare l'Italia durante il periodo del Rinascimento. Quindi vedremo adesso la ripresa delle guerre dopo la fine della pace di Lodi. E allora la mia piccola Sofì, che non è più neanche tanto piccola, la mia piccola gatta si ribella perché vuole andare a giocare con le sue amiche Bianchina Grande e Bianchina Piccola. E allora la lasciamo andare. Non vuoi aiutarmi in questa video lezione? Non vuoi stare con me? Aia, che morsi! Va bene, ti lascio andare, ok? Un bel salto. Sta diventando aggressiva questa gatta, non ne vuole proprio sapere della storia della filosofia. Dice che non le interessano, dice che non le capisce. Io spero invece che a voi ovviamente interessino. Abbiamo visto la fine della pace di Lodi, 1492, e la pace di Lodi finisce anche perché in quello stesso anno muore il più significativo sostenitore di questa pace, quello che veniva chiamato l'ago della bilancia, ovviamente è Lorenzo de' Medici, è Lorenzo il Magnifico che muore nello stesso 1492. Quante cose succedono nella storia nel 1492. Ben presto riprendono le guerre tra gli stati italiani, ma con una variante molto inquietante e negativa per noi. Gli stati italiani invitano incredibilmente in Italia a partecipare a queste guerre i sovrani stranieri, cioè pensano di poter regolare i loro conflitti degli stati italiani utilizzando gli eserciti dei sovrani stranieri, come se i sovrani stranieri venissero in Italia ad aiutare lo Stato X a sconfiggere lo Stato Y gratis, senza pretendere niente. La politica anacronistica, suicida degli stati italiani di fronte alle monarchie nazionali che erano diventate potenti in un periodo molto rapido tra il 1470 e il 1490 si erano liberati delle guerre interne o delle guerre feudali. Questa politica da parte degli stati italiani si dimostra suicida, si dimostra furba soltanto in apparenza. Sapete, gli italiani lo possiamo vedere anche da quello che succede qui. Gli italiani pensano rispetto agli stranieri, no, di essere sempre più furbi, no? Anche ora spesso è così. Pensano di essere più furbi, di essere più scaltri, di poterli prendere in giro, di poterli fregare e così via. Non si sa poi però perché gli italiani che pensano di essere superiori agli stranieri poi vedono le cose a casa loro andare sempre male, mentre all'estero le cose funzionano meglio. Chissà perché. Questa è la presunzione degli stati italiani, continuano a combattersi tra di loro senza accorgersi che stanno per essere preda delle monarchie nazionali moderne molto più forti e molto più ricche di loro, perché gli stati italiani si vantano di essere più colti e più raffinati, quelli che possono permettersi di spendere i loro soldi per opere d'arte, per edifici, per costruire nuovi quartieri raffinati nelle città, e di essere superiori culturalmente come se questo bastasse a impedire l'invasione e il dominio militare degli altri, mentre paesi come la Francia spendevano i propri soldi per l'esercito. Ci sono 3 re francesi che invadono l'Italia nelle guerre del Rinascimento. Il primo è Carlo VIII. Carlo VIII nel 1494. Carlo VIII, non a caso, l'anno precedente, l'abbiamo visto in precedenti lezioni, nel 1493 aveva rinunciato alle Fiandre. Ricordate la contesa tra Francia e Austria per le Fiandre? Carlo VIII non riesce a conquistare le Fiandre come non c'era riuscito il predecessore Luigi XI, sono re della dinastia dei Valois, vi ricordo, re francesi. Carlo VIII quindi rinuncia
rinuncia alle Fiandre, firma un trattato con Massimiliano d'Asburgo d'Austria. Perché nel 1493 rinuncia alle Fiandre? Perché pensa, le Fiandre sono difficili da conquistare, adesso capite, io conquisto l'Italia, me ne vado trovo un'altra direzione per la mia espansione, perché è più facile invadere l'Italia. Carlo VIII scende in Italia perché la scusa è, attenzione, lui vuole conquistare il regno di Napoli, perché lui si considera erede legittimo degli Angioini. Ricordate che gli Angioini qualche decennio prima erano stati cacciati da Napoli da parte degli aragonesi spagnoli. Gli Angioini, sapete, erano ovviamente francesi ed erano proprio parenti dei Valois, parenti dei re di Francia. Quindi Carlo VIII dice no, gli aragonesi hanno conquistato Napoli, ma è illegittimo, sono io invece il successore degli Angioini a Napoli. Naturalmente si tratta di una scusa così campata in aria, vuole conquistare Napoli. Lui scende in Italia attraverso le Alpi molto facilmente, arriva in Italia con un esercito di 20.000 soldati, e appunto vengono fuori, tra la sorpresa di tutti, i grandi eserciti che i re nazionali da poco tempo possono mettere in campo. 20.000 soldati, tantissimi cannoni, perché ormai soltanto i re particolarmente ricchi possono avere un parco di cannoni, e poi una moderna artiglieria basata su archibugi. Quindi vedete l'importanza della polvere da sparo, archibugi con 360 metri di portata. Il bello è che la spedizione di Carlo VIII viene finanziata dagli italiani, cioè da banchieri toscani, da banchieri genovesi e banchieri milanesi. È incredibile, sono loro che prestano a lui soldi per comprare i cannoni, per acquisire i mercenari. Molti di questi soldati di Carlo VIII sono svizzeri, mercenari svizzeri, considerati imbattibili, migliori d'Europa. Non capiscono i banchieri del nord che se la Francia conquista Napoli, ben presto toccherà anche a loro sperimentare la superiorità degli eserciti stranieri. La cosa incredibile è che Carlo VIII arriva in Italia invitato da un principe italiano che gli dice: per favore, vieni in Italia, invadi l'Italia, così mi aiuti a sconfiggere Venezia. Questo principe italiano alleato di Carlo VIII è Ludovico Sforza, il nuovo Sforza. Ricordate la famiglia degli Sforza, duchi di Milano. Ludovico Sforza, duca di Milano, detto Ludovico il Moro, alleato quindi con il francese Carlo VIII. Carlo VIII, diciamo, non si fa a pregare. Carlo VIII viene in Italia, aiuta Milano a sconfiggere Venezia, a prendersi il territorio che Milano voleva da Venezia, e poi si dirige verso il sud Italia per occupare Napoli. Deve attraversare il territorio di Firenze, anche qui la signoria di Firenze, anch'essa lo fa passare, anch'essa è alleata, si allea con l'invasore francese. A Firenze era appena morto Lorenzo de' Medici, chissà cosa sarebbe successo, se il destino dell'Italia sarebbe stato migliore se Lorenzo de' Medici non fosse morto prematuramente, non lo sapremo mai. Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, si sarebbe opposto a Carlo VIII. Di certo il suo successore, suo figlio, che era l'attuale signore di Firenze, Piero de' Medici, non si oppone, si allea con Carlo VIII e lo lascia passare. L'interesse di Carlo VIII è arrivare a Napoli. Ricordate, Piero de' Medici lo lascia passare nel suo territorio. Però i fiorentini si ribellano, non vogliono che l'esercito francese attraversi Firenze. Si ribellano e pensate, riescono a cacciare i Medici, a abolire la signoria dei Medici. Piero de' Medici viene scacciato e a Firenze viene restaurata la Repubblica. Tuttavia questa ribellione del popolo di Firenze non ebbe conseguenze sul successo militare di Carlo VIII. Carlo VIII poi attraversa anche
è lo Stato Pontificio, Roma, voi direte, ma il Papa lascia anche lui che Carlo VIII attraversi il suo Stato? Sì, non c'è problema perché era un Papa corrotto nei confronti del quale bastava pagare, tu pagavi e ottenevi qualunque cosa. Era il famigerato Alessandro VI, Rodrigo Borgia, lo esamineremo più tardi. Arriva a Napoli l'esercito francese di Carlo VIII e pensate entra a Napoli nel 1495, gli aragonesi fuggono e quindi Carlo VIII si impadronisce di Napoli, del regno di Napoli, incredibilmente senza aver fatto sparare neppure uno dei suoi tanti cannoni. Non ha dovuto neanche combattere. È incredibile. Cosa succede? Gli italiani si svegliano e iniziano a pensare che la presenza di Carlo VIII in Italia è pericolosa. Ma come? Prima l'avete fatto passare, vi siete alleato con lui, avete utilizzato i suoi servigi militari e poi adesso all'improvviso ci si sveglia e dice no, è pericoloso. Si costituisce una lega antifrancese contro Carlo VIII. La lega antifrancese è costituita dal Papa, da Milano e da Firenze e da Venezia. Quindi vedete che tranne Venezia, che è stata sempre in contrasto con Carlo VIII, gli altri tre stati che costituiscono questa lega italiana antifrancese, cioè Roma, Milano e Firenze, fino al giorno prima erano alleati di Carlo VIII e gli hanno fatto fare quello che voleva. Adesso insomma, hanno cambiato idea. Carlo VIII ha delle difficoltà a controllare il regno di Napoli di fronte all'ostilità di tutti gli stati italiani, decide di tornare in Francia, viene intercettato il suo esercito a Fornovo sul Taro. Carlo VIII è costretto a combattere contro la Lega Italiana nel 1495. In realtà l'esito della battaglia è incerto. Gli stati italiani, pur avendo molti più soldati, non riescono a infliggere a Carlo VIII una sconfitta certa, una sconfitta definitiva. Tuttavia Carlo VIII non è più in grado di tenere il regno di Napoli, se ne torna in Francia. Questo primo tentativo di invasione straniera è fallito. Napoli torna agli aragonesi, ok, però 4 anni dopo ci riprova il successivo re francese che è andato sul trono dopo Carlo VIII nel 1498. Chi invade l'Italia è Luigi XII. Luigi XII d'Orléans, come non è la dinastia dei Valois, sì, però siccome si tratta di un ramo collaterale, insomma viene chiamato Luigi XII d'Orléans e non Luigi XII di Valois. Luigi XII d'Orléans raddoppia la posta rispetto al predecessore Carlo VIII, vuole sia Milano sia Napoli. Perché questo? Per Napoli la scusa è sempre la stessa, no? Dice io sono imparentato con gli Angioini che sono stati cacciati dagli aragonesi, ma il legittimo titolare del Regno di Napoli sono io. Per quanto riguarda Milano si trova un'altra scusa, sono appunto scuse estemporanee che non hanno alcun valore. Luigi XII dice di essere imparentato, cioè di essere l'erede dei Visconti. Ricordate che a Milano i Visconti già da tempo erano stati sostituiti dagli Sforza. I Visconti però erano lontanamente imparentati con i re di Francia, quindi dice anche Milano è mia oltre a Napoli perché io sono il legittimo erede dei Visconti. Anche in questo caso Luigi XII non è che viene in Italia di sua iniziativa, come nel caso di Carlo VIII, viene invitato da un principe italiano, da uno Stato italiano che vuole utilizzarlo per sconfiggere un altro Stato italiano, questa volta da Venezia. Luigi XII alleato di Venezia, ricordate il contrario della volta precedente. La volta precedente Carlo VIII era alleato di Milano contro Venezia. Adesso è proprio l'inverso, Luigi XII è alleato di Venezia contro Milano, perché Venezia sta appunto combattendo contro Milano.
Infatti Carlo VIII, Luigi XII in Italia facilmente aiuta Venezia a sconfiggere Milano e Venezia conquista Cremona, la città per la quale stava combattendo contro Milano. Luigi XII anche in questo caso è alleato anche con il Papa. Il Papa è lo stesso che aveva fatto passare Carlo VIII, il suo predecessore, è Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, uno dei papi più infami, simoniaco e assassino, un papa vergognoso, uno dei papi più infami di tutta la storia della Chiesa. Rodrigo Borgia era papa col nome di Alessandro VI. Lui era spagnolo, o meglio aragonese, non dite agli aragonesi siete spagnoli perché loro direbbero no. Era aragonese, o meglio ancora valenzano, era di Valenza, Valencia, e quindi la Valenza faceva parte dell'Aragona, d'accordo? Quindi era valenzano, quando infatti a Roma non voleva farsi capire, non voleva farsi capire dagli altri, per esempio quando parlava con i suoi figli, vedremo, non è un po' strano che un papa abbia dei figli, ma lui li ha, li vedremo, lui e i suoi figli spesso di fronte ad altre persone per non farsi capire parlavano in dialetto valenzano, sapete che è simile al catalano che oggi ancora esiste, è un dialetto, è una lingua molto diversa dallo spagnolo che diciamo noi ora lo spagnolo, cioè il castigliano, non lo capiva nessuno. E quindi era papa come Alessandro VI, attenzione, era stato eletto al Soglio di Pietro nel 1492, Alessandro VI, Rodrigo Borgia, resterà papa ovviamente fino alla sua morte, fino al 1503. Era un papa vergognoso, non certo una persona di fede, uno dei tanti papi corrotti del Rinascimento. E pensate che aveva anche dei figli, ma era un assassino, cioè Alessandro VI aveva ucciso delle persone di sua mano. Non era uno che aveva fede o che aveva davvero una vita cristiana alle sue spalle. Questi papi del Rinascimento venivano eletti perché pagavano, perché facevano parte di giochi di potere tra famiglie importanti, si occupavano delle opere d'arte, degli artisti, di vivere nello sfarzo, di fare di Roma una grande città del Rinascimento, però la loro dimensione spirituale era ai minimi termini, se non diciamo, era assolutamente abbandonata. Aveva dei figli, la famosa Lucrezia Borgia, che è stata tanto infamata dagli storici, come fosse, no, Lucrezia Borgia, un'avvelenatrice di mariti, avvelenava un marito, poi se ne sposava con un altro, lo avvelenava di nuovo, lo ammazzava, tutte cose false. La povera Lucrezia più che altro era una vittima, uno strumento nelle mani del padre e del fratello, perché il Papa Alessandro VI Rodrigo Borgia aveva un altro figlio, Cesare Borgia, e addirittura subì l'incesto. Lucrezia fu abusata dal fratello e noi abbiamo le prove di questo, sin da quando era piccola fu costretta a sposarsi con l'uno, con l'altro per appunto portare avanti il disegno di potere del padre, del papa e del fratello Cesare. Comunque non vediamo nel dettaglio la storia di Lucrezia Borgia e diciamo che questo papa vergognoso, Alessandro VI, era stato attaccato in precedenza da un personaggio che si chiama Girolamo Savonarola. Facciamo un passo indietro, infatti. Vi ricordate che nel 1494, l'abbiamo appena detto, Piero de' Medici fu cacciato da Firenze e fu proclamata la Repubblica a Firenze. Ben presto questa Repubblica a Firenze, 1494, finì sotto il potere di un frate, di un predicatore fanatico, questo Savonarola, che istituì a Firenze una vera e propria teocrazia. Sapete, non lo so, in ambito islamico c'è l'Iran, ok? Una teocrazia in cui tutti gli abitanti di Firenze erano obbligati per legge a comportarsi in maniera sobria, in maniera morale. Lui era un predicatore fanatico, era uno che voleva riformare la Chiesa in maniera molto dura
in maniera molto dura, in maniera iconoclasta. Savonarola era famoso per i suoi discorsi infuocati, pieni di parolacce, di insulti, e in cui insomma, era veramente, come dire, uno sputafuoco, un personaggio, sì, voleva in qualche modo sicuramente rinnovare la Chiesa, riformare la Chiesa, aveva dei modi molto molto bruschi e istituì una vera e propria dittatura religiosa, una vera e propria dittatura teocratica terribile a Firenze. A Firenze vennero organizzati da Savonarola i famosi falò della vanità. Savonarola era un assoluto avversario della mentalità del Rinascimento. I falò della vanità erano dei grandi roghi in cui venivano bruciati abiti lussuosi, venivano bruciati gli strumenti musicali, perché secondo Savonarola, no, la musica portava al peccato, bisognava passare la vita soltanto a pregare, secondo lui, vivere in maniera parca, in maniera sobria. Venivano bruciati nei roghi organizzati da Savonarola e dai suoi discepoli, venivano bruciate le carte da gioco, venivano bruciati i libri, venivano bruciate le opere d'arte, tutte cose che per lui erano fonti di divertimento, di lussuria, di gozzoviglia, di piacere, tutte cose che venivano dal demonio. E quindi lui bruciava le cosiddette vanità del Rinascimento, il falò delle vanità. Lui era in contrasto con l'idea, no, di mondanità, ma anche di piacere, di apprezzamento delle opere d'arte, tutte cose tipiche del Rinascimento. Era terribile Savonarola. Era un caratteraccio, molti l'hanno giustamente paragonato a Martin Lutero. Anche Martin Lutero, non molti anni dopo, nel 1517, portò avanti una riforma molto violenta, molto dura nei confronti della Chiesa, che si tramutò in uno scisma protestante. Allora qualcuno potrebbe dire: ma allora lo scisma protestante avremmo potuto farlo noi, la riforma protestante della Chiesa, con Savonarola, prima ancora che con Lutero. Ma secondo voi gli italiani sono come i tedeschi? Gli italiani accettano quello che Savonarola, Lutero proponevano, cioè un cristianesimo piuttosto angosciante, totalmente interiorizzato, senza le cerimonie, senza i santi, le reliquie, le processioni, le opere d'arte nelle chiese e così via, un cristianesimo duro, un cristianesimo severo, fortemente interiorizzato, in cui tu passi il tempo a leggere la Bibbia e non vai a divertirti qua e là. Gli italiani non sono come i tedeschi che accettarono la riforma di Lutero, gli italiani vogliono divertirsi, quindi a un certo punto i fiorentini si stancarono di Savonarola. Savonarola appunto fece moltissimi discorsi infuocati contro Rodrigo Borgia. Savonarola pensava che Rodrigo Borgia fosse inaccettabile, lo accusava di non credere neppure in Dio, cosa estremamente probabile. Savonarola diceva che l'elezione di Rodrigo Borgia era invalida, Rodrigo Borgia non doveva essere considerato il Papa legittimo. Lui scrisse anche molte lettere a sovrani europei, piene proprio di insulti, di un linguaggio proprio duro, insultante, nei confronti del Papa, perché scriveva ai sovrani stranieri per chiedere loro di considerare deposto il Papa, un personaggio, quindi lui si scaglia, Savonarola, in tutti i modi contro il Papa, però diciamo, i fiorentini si stancano della terribile repubblica instaurata da Savonarola, in cui non si poteva fare più niente e non si poteva più vestire con delle parti del corpo in evidenza, si poteva essere anche condannati a morte, no? Sapete come adesso magari il velo islamico e così, e non si poteva fare teatro, non si potevano pubblicare o leggere certi libri, non erano messe al bando le opere d'arte, la letteratura, insomma. Fiorentini a un certo punto si stancano, vogliono divertirsi, e quindi Alessandro VI riesce ad averla vinta
rivolta nei confronti di Savonarola. Savonarola viene scomunicato da Alessandro III nel 1497 e viene messo a rogo dai fiorentini, viene scalzato, viene rovesciato nella sua autorità dai fiorentini e messo a rogo nel 1498, d'accordo? Quindi questa è la fine dell'esperienza di Savonarola, che inutilmente cercò di opporsi a Alessandro VI, che per lui era il suo peggior nemico, Alessandro VI, Rodrigo Borgia. Naturalmente la Repubblica a Firenze va avanti, attenzione, anche dopo la fine di Savonarola. Per ora non tornano i Medici a Firenze. Firenze resta una repubblica, non certo austera e teocratica come con Savonarola. E quindi Rodrigo Borgia, Alessandro VI, perché si era alleato con Luigi XII, che vi ricordate ha invaso l'Italia con Luigi XII. Alessandro VI vuole che Luigi XII aiuti suo figlio Cesare. Cesare, il figlio del Papa, l'abbiamo già nominato, era veramente un avventuriero, proprio il tipico avventuriero spregiudicato, assassino del Rinascimento italiano. Cesare Borgia è il figlio del Papa, è colui al quale Niccolò Machiavelli dedicò Il Principe, la sua opera più importante, Il Principe. Cesare Borgia non aveva un principato, però voleva conquistarlo. Voleva conquistare un principato in Romagna e ovviamente Luigi XII lo aiuta. Cesare Borgia riesce a mettere insieme una serie di città, alcuni suoi domini in Romagna, quindi Luigi XII aiuta il Papa. Cesare Borgia era un personaggio, cioè era una famiglia veramente assurda. Vi racconto un altro aneddoto: successe che addirittura Cesare Borgia uccise un amante di Lucrezia nella stanza del Papa, cioè scoprì Lucrezia, sua sorella, insieme a un amante. Cercò di uccidere quest'amante, prese un pugnale, l'amante disperato, questo uomo fuggì completamente nudo, poi cosa fece? Entrò nella stanza del Papa dove il Papa stava dormendo e si appellò a lui per non essere ucciso, no? Si appellò al Papa in ginocchio, che da dietro era arrivato il figlio del Papa Cesare che voleva ucciderlo, e nonostante questo Cesare Borgia uccise in maniera truce, appunto, uccise con il suo coltello questo sventurato amante che era stato sorpreso, questo amante di Lucrezia, e lo uccise proprio davanti al Papa, con tutto il sangue, tutte le cose davanti al Papa, che si era svegliato perché questo era fuggito nella stanza del Papa. Il Papa, il padre, Rodrigo Borgia, disse al figlio Cesare: non ti sembra di aver leggermente esagerato? Questo diciamo era il personaggio, questo era il personaggio. Allora Luigi XII aiuta Cesare Borgia a diventare signore di alcune città nella Romagna, e poi che cosa succede? Che facilmente riesce a conquistare Milano. Gli Sforza vengono cacciati facilmente da Milano. Quindi nel 1499, attenzione, Luigi XII diventa anche duca di Milano. Come abbiamo detto in precedenza, lui vuole conquistare anche Napoli, ma la cosa qui è più complicata perché in realtà a Napoli erano sbarcati gli spagnoli soprattutto aragonesi, però possiamo anche dire spagnoli perché vi ricordo che all'epoca vi era un'unione dinastica tra Aragona e Castiglia, vi ricordate? Cioè c'era stato il matrimonio, ricordate, tra il sovrano dell'Aragona Ferdinando II e Isabella, la regina di Castiglia. Comunque gli spagnoli, ma precisamente gli aragonesi. Gli aragonesi volevano anch'essi conquistare Napoli, dove c'erano degli altri aragonesi contro aragonesi. Vi ricordate che ok, gli aragonesi avevano, ricordate, conquistato Napoli una prima volta, però come vi ho detto
il regno era stato diviso, ve lo ricordate? La Sicilia era rimasta all'Aragona, cioè all'Aragona quella di Spagna, mentre il regno di Napoli era passato a un'altra dinastia, un altro ramo della famiglia aragonese, cioè a Ferrante, figlio illegittimo di Alfonso V che aveva per l'Aragona conquistato Napoli. Ve lo ricordate? Qui lo so che è complicato. Cioè gli aragonesi di Spagna, quelli che hanno invaso adesso il sud Italia, possedevano la Sicilia, però il regno di Napoli no, perché era passato ad un'altra dinastia aragonese indipendente da quella degli aragonesi di Spagna. Quindi gli spagnoli aragonesi di Spagna vogliono conquistare Napoli cacciando gli aragonesi italiani, ok, del ramo napoletano. E quindi il problema è che Luigi XII deve combattere anche contro gli spagnoli per conquistare il sud Italia. All'inizio si accordano Francia e Spagna, si accordano per una spartizione del Regno di Napoli, poi però questo accordo salta, la guerra continua e attenzione, nel 1405 chi vince? Vince la Spagna e quindi il Regno di Napoli viene conquistato non dalla Francia di Luigi XII, ma dalla Spagna, d'accordo? Viene conquistato dalla Spagna, con precisione dall'Aragona, dal re appunto Ferdinando il Cattolico. Dal re Ferdinando il Cattolico, Ferdinando II d'Aragona, quello che aveva sposato Isabella di Castiglia. Bisogna fare molta attenzione perché qui la Francia si è presa il Ducato di Milano e la Spagna, con più precisione la parte aragonese della Spagna, il Regno di Aragona si è presa il Regno di Napoli e il Regno di Napoli da questo momento in poi, 1504, resterà per ben 2 secoli sottomessa alla Spagna. Gli spagnoli, la dominazione spagnola a Napoli terminerà solo con la fine della guerra di successione spagnola nel 1714, quindi dal 1504 al 1714 per più di 2 secoli gli spagnoli conquistarono il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli non sarà, appunto per questi 2 secoli, non sarà più un regno autonomo, ma una colonia della Spagna, d'accordo? Una colonia della Spagna che la Spagna governerà con un viceré, ok? Parleremo ovviamente del Regno di Napoli e di Sicilia sottomesso alla Spagna in successivi argomenti, però vedete come le potenze straniere iniziano a conquistare gli stati italiani. L'Italia diventa una terra diventa un campo di battaglia e un territorio di conquista per gli stati moderni, per le grandi monarchie nazionali occidentali, che incredibilmente erano state proprio invitate dagli stati italiani a venire in Italia per combattere all'interno delle guerre tra i vari stati italiani. Una politica suicida, una politica che è totalmente anacronistica, che non funziona assolutamente più. Gli italiani inizieranno in questo modo, dopo aver perso la loro indipendenza, a perdere anche il primato culturale. Vedremo in un altro argomento che la dominazione spagnola dell'Italia meridionale non favorì affatto l'Italia meridionale, anzi la spinse proprio nel baratro, nel disastro economico, e in particolare nel 600 con il tracollo della Spagna, il disastro della Spagna, la Spagna porterà dietro anche il disastro del Regno di Napoli. E l'Italia inizierà a perdere anche il primato culturale a seguito di questo. Si parla addirittura di rinascimento spezzato, cioè era in corso il rinascimento, la cultura, gli artisti e così via, ma poi proprio nel bel mezzo di questa grande fioritura culturale gli stati italiani iniziano, è molto drammatico e triste questo per la nostra storia, a perdere la propria indipendenza. Gli italiani iniziano anche a essere presi in giro, a essere canzonati dagli stranieri, italiani che non sono in grado di combattere se non al servizio degli stranieri. Durante questa guerra, che si conclude con la vittoria della Spagna, si svolge la disfida di Barletta, non so se
ne avete mai sentito parlare? La sfida di Barletta, Ettore Fieramosca era un capitano di Ventura. Come tanti altri ottimi soldati italiani, Ettore Fieramosca combatteva al servizio delle potenze straniere, cioè in quel momento combatteva con la Francia, ok? I francesi prendono in giro i loro mercenari italiani, dicono voi italiani non siete in grado di combattere, siete sottomessi a noi, eccetera. E quindi si fa un torneo, no? Una disfida tra Ettore Fieramosca e gli italiani e i francesi, che ripeto, stavano combattendo insieme contro la Spagna. Ettore Fieramosca e gli italiani dimostrano il loro valore sconfiggendo in questo torneo i francesi. Ma ovviamente tutto questo è solo una cosa che ha un'importanza simbolica, non ha alcun valore. Ettore Fieramosca e gli altri continueranno a combattere per la Francia o per la Spagna, comunque sempre a combattere al servizio di un padrone straniero. Gli italiani iniziano a essere presi in giro, nasce proprio il detto Francia o Spagna purché se magna, no? Attribuito agli italiani. Gli italiani sono solo in grado di schierarsi con uno o con l'altro degli stranieri che vengono a fare i padroni a casa nostra, non certo per combattere per la loro indipendenza, e quindi si vendono all'uno o all'altro, no? Francia o Spagna, purché se magna. Quindi questo per il momento, diciamo, finiamo qua. Io pensavo che questa fosse l'ultima lezione, però insomma restano ancora diverse cose da dire, quindi io chiuderei qui e vediamo come si concludono le guerre del Rinascimento italiano in una prossima lezione. Credo che sarà la quinta. Continuate ovviamente a seguirmi fino al termine di questo argomento. Arriveremo fino al 1515. Arrivederci.